Ciao a tutti, bentornati o benvenuti. Tone Rider. Tone Rider è un'azienda inglese che produce pick-up dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Questi due sono due humbucker Alnico 2 e andrò a inserirli su quella semiacustica. Ecco, è un'azienda, la Tone Rider, che ha sede in Inghilterra come base logistica, ma i pick-up vengono prodotti, costruiti in Cina. Ovviamente credo il tutto sia dovuto appunto a costi di produzione. La Tone Rider produce pick-up esclusivamente per Tone Rider, non produce pick-up per altre aziende. È un'azienda che produce su specifiche. Ogni pick-up Tone Rider ha le sue specifiche e ogni pick-up ha le proprie caratteristiche ed è assolutamente ripetibile, nel senso non ci sono pick-up che hanno un suono diverso dall'altro nella loro categoria. Ad esempio gli Alnico 2, ogni pick-up Alnico 2 ha quel suono, per cui Tone Rider è un'azienda seria, un'azienda che lavora moltissimo, vende moltissimo. Abbiamo cominciato questa collaborazione in quanto io li ho già usati più volte, ho preso 2 o 3 set di pick-up Tone Rider e mi sono sempre trovato bene. Questa volta volevo provare questi Alnico 2, ho scritto loro, ho detto che li avrei provati su YouTube e me li hanno inviati, mi hanno detto ok, te li mandiamo, tranquillo, tu facci il video, noi ti mandiamo i pick-up. Questa cosa ovviamente potevo dire di no, certo che no. Quindi andiamo a montare questi due Alnico 2 su quella Harley Benton HB 35 Plus, questa HB 35 Plus. Bene, allora, al di là di questo, la chitarra suona già bene di suo, ho fatto anche un video su questa chitarra mesi e mesi fa. Ecco, questi sono due Roswell, pickup Roswell, e voglio appunto sostituire questi due Roswell che sono Alnico 5 con degli Alnico 2 che a mio giudizio su una semiacustica sono molto più indicati. Questa ha anche il push pull che a me sinceramente non interessa molto e lo trovo abbastanza inutile su una semiacustica, per cui ci sto pensando, ma ho paura che lo toglierò e lascerò i pick up così come sono senza questa funzione, però insomma faccio in tempo anche a cambiare idea, vedremo. Farò fare il lavoro al mio amico moientale, perché cambiare i pick up su una semiacustica è un casino, ve lo posso assicurare, per cui lo faccio fare a lui che certamente è molto più esperto di me, dato che fa chitarre di liuteria di altissimo livello. Quindi io andrei a cominciare. Prima vi chiedo, se già non lo siete, di iscrivervi al mio canale se vi interessano questi contenuti, queste cose, prove di chitarre, discussioni e via dicendo. Grazie mille, mi aiutate veramente molto, grazie. Allora, questa prova che farò, ovviamente sapete, faremo una comparativa prima e dopo, però voglio farla con tutti i crismi, nel senso ci metto le corde nuove, faccio le prove con i Roswell, cambio i pick up, metto le corde nuove nuovamente e poi ci provo i Tone Rider e vedremo. Insomma, io sono fiducioso, chiaramente da Alnico 5 a Alnico 2 qualcosa sicuramente cambierà, ma io sono fiducioso che questa chitarra, che ripeto già suona bene, suonerà ancora meglio con questi Tone Rider. Quindi partiamo e andiamo a vedere un po' questa comparativa e poi parleremo ancora di Tone Rider.
Tengo a precisare che tutte le prove che ho fatto sono partito dal pick up al manico, entrambi pick up e pick up al ponte. Non ho lasciato prove con i push pull perché il video diventava lunghissimo, ma in più è una cosa che, come ho detto, non trovo così basilare su una semiacustica, anche se il buon amico Moientale mi ha mantenuto questa funzione trasformandola però da serie a parallelo, cioè i pick up o vanno in serie o vanno in parallelo, poi magari ve lo spiego un po' meglio. È una cosa che dà un suono, diciamo, che si avvicina al push pull, allo split, però perde un po' meno di volume il pick up. E dopo parleremo ancora di questi pick up. Allora partiamo con i puliti. Mi sono soffermato molto più sui puliti che sui distorti. Ho fatto delle prove con un suono distorto, non eccessivamente distorto, perché quando fai un suono alla metal, diciamo, non è che si distingue granché, però penso che in ogni caso la differenza si senta. Ascoltando bene questi suoni ho trovato che i pick-up Alnico 2 della Tomb Raider, soprattutto al manico, hanno maggiore definizione, maggiore chiarezza,
minori bassi, intesi come suono un po' impastato, che per me è un po' il difetto di molti pick-up della Roswell al manico, che impastano molto il suono. Mentre al ponte il pick-up Roswell suona un po' più squillante, più impostato sugli acuti, mentre il pick-up Tone Rider è senz'altro più squillante, però meno, forse non so, la parola che mi viene è stridulo, però in ogni caso anche il Roswell non va male. Devo dire, i pick-up della Roswell sono Alnico 5 e stanno facendo una buona figura, non l'ho sempre detto, non suonano male, però trovo che questi Tone Rider abbiano senz'altro una marcia in più. Andiamo a sentire ancora un po' di puliti, perché insisto sui puliti perché secondo me rendono molto di più la differenza fra le due marche. Ho fatto anche una prova con un suono un po' più distorto che andremo a sentire più tardi. Ok, confermo quanto ho detto prima sui puliti. Andiamo adesso su un suono un po' più crunch, un po' più distorto. Ho omesso di fare suoni metallari perché non ha senso, non si distinguerebbe la differenza. Quando metti una tonnellata di distorsione suona tutto, anche un tostapane, insomma. Per cui, diciamo, su un suono più distorto si sente in ogni caso la differenza di chiarezza, definizione dei pick-up Alnico 2 della Tone Rider. Qui dico una cosa pesante e ci farò un video molto probabilmente. Moientale, quando li ha cambiati, mi ha detto non mi aspettavo dei pick-up così buoni a quel prezzo soprattutto, e aveva lì un cliente, gli aveva portato una Gibson 335 con degli Alnico 2. Ho detto, li ho messi a confronto e guarda che siamo lì, è una cosa veramente, diciamo che i pick-up della Gibson suonano bene, perché ci mancherebbe altro, ma costano 5 o 6 volte tanto i Tone Rider. Ecco, per cui vabbè, ne parlerò nel video che ci farò, però non lasciamoci prendere un po' per il naso, insomma, da queste cose. Questi pick up della Tone Rider li provo da molti anni, 2 o 3 anni, e non mi hanno mai deluso. Comunque ne parleremo. Adesso andiamo a sentire un po' di suoni crunch.
Spero abbiate sentito anche voi, anche sui suoni più distorti la differenza si sente, e questi Tone Rider per me sono promossi a pieni voti, assolutamente. Danno quel tocco in più alla chitarra che la rende assolutamente più qualitativamente di livello superiore, ecco, rispetto alla chitarra di serie, che comunque ricordo suonava già bene, e ricordo anche che costava 260 euro se non ricordo male. Bene, allora velocemente vi faccio sentire i pick up in fase e in serie e in parallelo, così vi rendete conto della differenza anche con un eventuale coil split. Serie e parallelo, la differenza qual è? I pick up in serie sarebbero i pick up diciamo che vengono abitualmente montati sulle chitarre, cioè ad esempio in questi due humbucker in serie hanno le bobine, le due bobine che funzionano contemporaneamente dando quel suono appunto da humbucker. In parallelo invece le bobine suonano come due single coil, sono separate, e questo dà un abbassamento delle frequenze basse e non ricrea un suono tipo single coil come dovrebbe in teoria fare il coil split, ma lo fa raramente. Però è un suono comunque buono. Andiamo a sentire. Questo è il suono in serie. Sentite un po' meno bassi. Andiamo a sentire in serie le due bobine. Sentiamole in parallelo con tutti e due i pick up in parallelo. Ecco, si sente anche un abbassamento del volume, ma in modo un po' inferiore rispetto a un single coil. Andiamo al pick up al ponte. Serie. Allora, il video finisce qui. Le mie conclusioni sono: Tone Rider, un'azienda che consiglio a tutti perché offre a dei prezzi assolutamente vantaggiosi dei pick up di qualità, e non è il solita cineseria che si trova in giro. Ci sono altre aziende come la Iron Gear o la Oripure che fanno buoni pick up. Li ho provate tutte e tre e devo dire Tone Rider è quella che ha il rapporto qualità-prezzo migliore delle altre, per cui se volete provarli fatelo, perché andate tranquilli, vi trovate con una buona chitarra in mano. Ok, bene, il video finisce qua e ci vediamo molto presto. Grazie ancora, ciao a tutti.